Perché il punto fondamentale è proprio questo. Semerari si sente in difficoltà. Questo è pacifico. Possiamo non essere convinti che prima di arrivare a Napoli avesse paura, ma sicuramente quando va a Napoli ha paura, perché altrimenti non avrebbe fatto le telefonate che ha fatto. Che cosa è accaduto a Napoli noi non lo sappiamo. Sappiamo perché era andato a Napoli, ma non sappiamo che cosa accade a Napoli, in realtà. Ha paura della camorra. Motivi non ce ne dovrebbero essere, visto che era amico dell'uno e dell'altro. Ha forse paura di qualche altra cosa. E si rivolge, questo è importante, prima alle persone più vicine e poi all'avvocato Era, che è il tramite con i servizi. Perché ai servizi e non alla polizia? Alcuni particolari della storia di Semerari emergono dopo la sua morte, in particolare il suo presunto viaggio in Libia e l'ultima telefonata del Semerari. Dalla deposizione al giudice istruttore di Bologna Gentile di Lex Matteo, coordinatore sanitario degli istituti di pena di Firenze e medico militare iscritto alla P2, si legge: nell'ottobre scorso, seconda o terza decade, tornavamo sulla stessa macchina, il Falchi ed io, in compagnia di un vice brigadiere degli agenti di custodia. Tornavamo dal primo congresso di medicina penitenziaria di Trani. Durante il viaggio si conversò di vari argomenti di carattere professionale e fra l'altro si commentò la proposta di abolire i manicomi giudiziari. A tale proposito venne fuori il nome di Semerari, come di persona che frequentava i manicomi giudiziari. A tal proposito, soffermandoci sulla persona del Semerari, il Falchi mi disse, con riferimento alla destabilizzazione, che il Semerari aveva effettuato un viaggio negli Stati Uniti e uno in Libia. Circa l'epoca e la durata di tali viaggi non fece delle precisazioni, ma dal contesto del discorso era manifesto che si riferiva per entrambi, prima quello in Libia, poi negli Stati Uniti, a tempi recenti. Egli fece cenno all'estate, per cui io compresi che si trattava del periodo giugno-luglio del 1980. Il Falchi mi spiegò che le missioni erano in un certo senso omogenee, in quanto con la missione in Libia si poteva sfruttare l'antisemitismo di Gheddafi, mentre con la missione negli Stati Uniti si poteva sfruttare l'anticomunismo di certi ambienti. Tali antagonismi convergevano nell'ambito del disegno di destabilizzare verso un unico fine. Ricordo con precisione che il Falchi, parlando del viaggio in Libia, precisò che l'incontro con Gheddafi fu per il tramite del capo della polizia libica. Il 13 marzo del 1984, Carlo Semerari, fratello di Aldo, depone anche lui al processo sulla strage di Bologna. Conosco il colonnello Michele Santoro, in passato inquisito a Trento per la strage di Peteano, perché è stato amico d'infanzia sia mio che di mio fratello. Gli chiesi chi fosse questo Era ed egli mi disse che faceva parte dei servizi segreti e che era persona non molto trasparente. Ricordo che quando mio fratello venne scarcerato dalla magistratura di Bologna, appariva preoccupatissimo e si trasferì per ragioni di malattia da San Camillo, dove era piantonato, a Villa Mafalda. Ricordo ancora che mio fratello era iscritto al Grande Oriente d'Italia da molti anni. Vi fu poi il suo passaggio alla loggia massonica P2. Quando fu liberato, Aldo mi disse di non aver mai fatto viaggi in Libia e di aver viceversa riferito di essere stato in Libia alla sua assistente Fiorella Carrara, morta in drammatiche circostanze. Lo aveva fatto per sottrarsi alla Carrara, che aveva verso di lui un rapporto affettivo assillante.
Praticamente mi voleva dire che aveva detto alla Carrara di andare in Libia, ma poi era andato altrove. 6 marzo 85, deposizione al giudice Mancuso di Bologna dell'avvocato Renato Era, agente dei servizi fin dal 1946, amministratore di Villa Mafalda e cavaliere di Malta e, si noti bene, ex amministratore delegato dell'Itavia. Ho conosciuto Semerari prima del suo arresto a Bologna, poiché faceva parte da anni del corpo sanitario di Villa Mafalda. Effettivamente, dopo la sua scarcerazione, il professor Semerari si sentiva minacciato e si trovava in perenne stato di apprensione, ma non mi spiegò mai i motivi di tale apprensione. Dopo la scarcerazione, prendemmo a frequentarci con una certa assiduità e diventammo amici. Il Semerari stava per essere dimesso da Villa Mafalda. Voglio precisare che nella nostra clinica si muoveva un certo numero di persone di ceto elevato e che il comando generale dell'Arma, quando ha bisogno di qualcosa, si rivolge alla clinica. L'ambasciata libica ci inviava cittadini libici bisognosi di cure. Ho conosciuto il colonnello Santoro poiché 2 o 3 volte è venuto alla clinica. Non l'ho più rivisto. Non ho mai smesso di avere rapporti dal 1946 col servizio di sicurezza militare. Rapporti che venivano assicurati attraverso il mio collegamento col generale Demetrio Cogliandro, appartenuto prima al SIFAR, poi al SID e infine al SISMI, fino alla data del suo prepensionamento, avvenuto intorno al 1983. Fornivo informazioni sui libici approfittando della loro degenza presso la clinica Mafalda, inviati dall'ambasciata di quel paese. Ho interrotto i rapporti col SISMI a seguito dell'andata in pensione del Cogliandro. Il Semerari appariva preoccupatissimo e riteneva di essere in pericolo costante. Riteneva che i suoi ex amici camerati attentassero alla sua vita. Aggiungo che il Semerari mi ha più volte detto di non esprimere alcun timore nei confronti della malavita organizzata campana. Cogliandro mi raccomandò di non farne cenno con nessuno, poiché la vicenda dell'omicidio Semerari era una polveriera. Al termine della mia deposizione, voglio aggiungere che l'intendimento nostro, cioè mio e del Cogliandro, era quello di restituire ad una normalità psicologica il professor Semerari, per poterne poi ottenere informazioni. Avvocato Era, io la devo ringraziare di essere venuto perché anche lei, come la signora Barlesi, non aveva nessuna voglia di venire. Beh, io ringrazio dell'invito, confesso lealmente che non avevo nessuna intenzione di venire. Sono venuto contro voglia. In definitiva adempio a un obbligo nei confronti di un amico scomparso. Riaffermo questa amicizia. Se non fossi venuto sarebbe una pavillità da parte mia. E quindi eccomi qui. Però devo dire e aggiungere, non sarei voluto venire. È un fuoco d'artificio, in definitiva, che lascerà poi la notte più buia di prima. Non lo so, A mio io parere. spero di no. Quella sera Semerari era turbato, era spaventato, fece delle telefonate, una di quelle telefonate era rivolta a lei. Che cosa le disse? Dunque, devo dire che non sono d'accordo affatto sul fatto del turbamento, perlomeno telefonico, intendo, del professor Semerari. Il professor Semerari mi telefonò, mi pare fossero verso le 19, la telefonata fu brevissima e praticamente chiese, o perlomeno manifestò il desiderio di incontrarsi con un elemento dei servizi al quale avrebbe dovuto comunicare non si sa quale notizia, quale cosa. Quali servizi? Quelli militari o Militari. SISMI dunque? Domandai al Semerari, anzi potrei dire che, ripeto, insisto, la telefonata fu molto breve, domandai al Semerari che quando sarebbe ritornato e dissi di non impicciarsi di certe faccende, che lui faceva il professionista ed era bene che continuasse a fare quello, e in definitiva il Semerari mi disse che sarebbe ritornato la sera successiva. Risposi al Semerari che ne avremmo parlato o direttamente oppure attraverso il telefono, come lui avrebbe preferito, la sera successiva. Il Semerari, l'unico punto che non è certo di preoccupazione, come lei poc'anzi mi pare abbia detto. Sì, ho detto preoccupazione. Di preoccupazione, ma che fu un momento di sospensione, che ricordo perfettamente, di contrarietà. Ecco, di contrarietà, quando mi disse è peccato perché domattina alle 10 mi devo incontrare con delle persone. Ma ripeto,
quella diversa tesi secondo la quale il Semerari avrebbe manifestato preoccupazione, addirittura paura, addirittura terrore, non ci fu, perché se ci fosse stata avrei detto al Semerari si affidi, dico, era in albergo, non è che fosse in una selva, e quindi la risposta sarebbe stata: vada in questura, vada dai carabinieri, vada a farsi proteggere, insomma, ecco. Quindi nego nella maniera più assoluta che vi fosse questa preoccupazione. Vi fu, ripeto, una contrarietà nella voce del Semerari che mi pare ancora di ricordare. Senta, avvocato Era, lei però in un'altra circostanza ha detto che Semerari gli sembrava preoccupato. Ma questo era sempre preoccupato. Sì, e ha anche detto che anzi gli sembrava in condizioni psichiche molto fragili. Ma certamente, ma vorrei dire che l'uscita del Semerari dallo stato di prigionia e che io accompagnai, si potrebbe dire, la situazione in breve fu Devo questa. chiarire, scusi, Sì, per gli prego, ascoltatori che non se lo ricordano, che Semerari era stato imprigionato per Esatto. circa 8 mesi, Esatto, se non sbaglio, e poi rimesso in libertà. Esatto. Che cosa... L'uscita da questa, scusi, lo fa per il collegamento per la memoria, l'uscita dalla prigionia? L'uscita coincise con il suo ricovero presso la casa di cura e un intervento operatorio. L'intervento operatorio, in quel caso, e cioè in quel momento, la situazione del Semerari, proprio in senso psicologico, era a pezzi, proprio nel senso più vero. Cioè il terrore che accompagnava il Semerari per la più piccola cosa, una telefonata ricevuta, una telefonata malintesa. Dunque lei dice che questo stato di preoccupazione e turbamento era negli ultimi tempi costante. Esatto. Mi riferisco alla telefonata, poc'anzi. Non Semerari, in quella telefonata le disse: io ho una notizia e la voglio comunicare ai servizi. È vero? Esatto. Che notizia è? Questo non lo dico, so. se l'avessi Lei di sentito. chi parlò con di quella telefonata? Con chi ne parlò? Ne parlai subito dopo, sai, quando ci fu la sparizione del professor Semerari, ne parlai ai servizi. Cioè, I quali come commentarono? Niente, non commentarono niente, si attivarono in maniera tale da poter avere le opportune informazioni, ma questo dovrebbe essere poi richiesto a loro e non a me. No, perché lei però ha detto in una differente circostanza che Cogliandro, il colonnello, mi pare Cogliandro, la invitò a non parlare con nessuno di quella telefonata perché la vicenda del professor Semerari era, virgolette, una polveriera, virgolette. È esatto questo, ma in un'epoca successiva, cioè quando si richiese un chiarimento di questa faccenda, la persona alle quali ci indirizziamo, e che io sotto un certo profilo non ho nominato, non desidero nominare, e la persona ebbe a dichiarare: sai, ma questo lo facevo per una questione di sicurezza nei confronti del sottoscritto che gli parlava, cioè in definitiva la versione fu poi questa. Ed era attendibile sotto un certo profilo, anche se poi io non avevo chiesto particolari protezioni, ma in definitiva rientrava nella logica di un'amicizia fra Avvocato Era, certo, avvocato Era, mi scusi. Tra le tante telefonate che Semerari fece, tra le parecchie telefonate che Semerari fece quella sera, ce ne furono, mi pare, 2 a una sua collaboratrice a Roma che si chiama Maria Grazia De Stefano. La De Stefano ha riferito che in una di quelle telefonate Semerari le disse: ho paura. Ma vede, questo è un punto molto importante. Io le devo dire, secondo noi è un punto molto importante. E io importante. posso dire, secondo anche la versione che posso dare io, può essere importante, ma non è che si può forzare una situazione. La telefonata che il Semerari mi fece alle ore 19 circa, cioè fu una telefonata brevissima, nella quale non vi fu nemmeno, per la brevità della telefonata, lo spazio della paura, e nego che vi fosse la paura. Perché? Perché se il Semerari avesse, vorrei notare una illogicità, un uomo che ha paura, cioè una paura di un fatto contingente, di un pericolo incombente su di lui, che cosa fa? Ma si trova in un albergo, si trova in una città, si trova in definitiva con 1000 elementi che gli avrebbero potuto creare una protezione, e che lui avrebbe, la cosa più naturale: di fronte a un pericolo si fugge, di fronte a un pericolo ci si ricovera. 7 marzo 1985. Deposizione al giudice Mancuso di Demetrio Cogliandro, colonnello dei carabinieri in pensione, agente del Sismi. Effettivamente, una sera, verso le 20, ricevetti una telefonata di Renato Era, che all'epoca mi forniva delle notizie, specie sul conto dei libici ricoverati presso la sua clinica. Era mi telefonò dicendomi che poco prima lo aveva chiamato il professor Semerari, dicendogli che era preoccupato perché doveva avere un incontro il giorno successivo con elementi locali appartenenti alla camorra. Semerari
gli chiedeva di fare qualcosa in riferimento a tali preoccupazioni. In pratica era chiaro che Semerari chiedeva assistenza. Interessai immediatamente il generale Santovito, chiamandolo al telefono interno ed avvertendolo della situazione. Santovito, che certamente conosceva Semerari, non esternò alcuna sorpresa e prese atto di quanto gli dicevo. Preciso che ero un collaboratore diretto di Santovito e il generale commentò la notizia che gli riferii dicendomi: «Ci penso io, tieniti la notizia per te». Non posso dire se Santovito abbia avvertito qualcuno circa la protezione che aveva chiesto Semerari. Rimane assolutamente incomprensibile come mai Cogliandro faccia riferimento ripetutamente durante il periodo del rapimento Semerari al nome di Santovito, congedato dal Sismi nel luglio 1981, perché è iscritto alla P2, mentendo quindi clamorosamente, e come questo non gli venga contestato dal magistrato Libero Mancuso. E tornare alla telefonata. C'è un... Quale telefonata incerta? Dunque, le telefonate sono quelle del professor Semerari Dall'albergo Royal la sera prima del rapimento. all'avvocato Era, poi una telefonata dell'avvocato Era al colonnello Demetrio Cogliandro. Ha detto prima l'avvocato Era che non ha riscontrato una particolare paura in Gliel'ho Semerari. chiesto io, sì. Ecco, questa è la deposizione di Cogliandro al magistrato. Dice: Era mi telefonò la sera del 25 marzo, mi disse che era stato chiamato da Semerari preoccupato per un incontro che doveva avere il giorno dopo. Chiedeva assistenza, cioè aveva paura. Anche qui è sottile, secondo me è un punto fondamentale questo della telefonata, è sottile la differenza. Cioè, io voglio dire che quando... Credo che siano parole ancora valide. Avvocato Tarsitano, lei vuole intervenire? No, volevo intervenire solamente per dire che dal processo di Bologna si evince una lunga militanza dell'avvocato Era nei servizi segreti, per la precisione, dal 1946. E tra l'altro, mi consenta l'ultima Per carità. precisazione, e tra l'altro con i servizi segreti di Santovito, cioè con i servizi deviati. E c'è una telefonata della quale poi potremo parlare, perché solamente in parte è uscita fuori quella che è stata l'istruttoria a Bologna. C'è una telefonata del colonnello Cogliandro a Santovito appena ricevuta la telefonata dell'avvocato Era, in cui... Scusi, ricordo, la telefonata dell'avvocato era successiva alla telefonata di Semerari, con la quale Semerari lo pregava di mettersi in contatto con i servizi. E dopodiché Cogliandro, per telefono interno, dice Cogliandro nella testimonianza, parlai con Santovito e Santovito mi disse: tieniti la notizia per te. Non intervenne nessuno, Semerari stava ancora in albergo ed era possibile ancora salvarlo. Avvocato Era, risponda anche lei, rispondiamo tutti, siamo ancora in tempo a dire delle cose. Vede, io devo rispondere in questo modo. L'avvocato Era. Devo rispondere in questo modo e potrei dire, una volta tanto, rispondo per fatto personale. Naturale. Che mi si chiama in causa, ora risponderò. Ricevo una telefonata e accertato che io ripasso la telefonata, non avevo altri. Ancora aggiungo, il destinatario della telefonata rappresentava uno dei migliori, a mio parere, ufficiali del servizio, Si parla del colonnello Cogliandro, che a sua volta ritrasmise a chi di dovere. che era il capo del servizio Santovito. Allora vorrei precisare questo punto. Se vi fosse stato un desiderio di ignorare o di non trasmettere o di occultare o di coprire, non ci sarebbe stata la telefonata, non ci sarebbe stata la bisogna, ma soprattutto non ci sarebbe stata la preghiera personale mia di fare di tutto per poter vedere di aiutare in qualche modo. Avvocato Era, lei ha fatto bene a rispondere per fatto personale. Credo che qui non sia in discussione questo, sia in discussione l'atteggiamento dei servizi. Vorrei dire e vorrei chiarire, poiché io non ho mai fatto parte, e questo lo dichiaro formalmente, né di Camarilla né di altri, ma ho cercato di servire unicamente quello che poteva essere la verità e l'aiuto e la richiesta di una persona. Io devo dire, non dentro poi nel merito di quello che hanno fatto o non hanno fatto.
Io devo semplicemente dire, rispondo di quella che può essere stata la mia attività in quel particolare momento, fortunatamente accertata attraverso una trasmissione che è stata fatta e ricevuta. Giunti a questo punto, apprendo adesso e soltanto adesso della risposta del capo del servizio quando avrebbe detto, o certo ha detto, perché se mi viene detto questo non ho motivo di dubitare, impiccia degli affari tuoi, insomma in definitiva sintesi sarebbe poi questo affare. Aggiunge. Per precisione ancora una volta, dagli atti processuali rilevo che nel maggio del 1985 la signora Di Stefano parla delle 2 telefonate intercorse con Semerari. Quella sera del 25 di marzo Esatto. che precedette la scomparsa del professore. Prima telefonata, Semerari dice: ho molta paura, accorra, aiutami, vienimi incontro. E lei dice: non è possibile, mia madre è malata. Seconda telefonata, la signora dice: rivolgiti ad Era. La De Stefano consiglia a Semerari di rivolgersi all'avvocato. E Semerari risponde: mi sono già rivolta ad Era ed Era mi ha detto: rifugiati in questura. Questa cosa non era uscita prima nella intervista, nella ricostruzione. Adesso l'ha detto. Non lo so se l'ha detto. Adesso l'ha detto. Lei consigliò, avvocato Era, consigliò a Semerari di rifugiarsi in questura. No. Lui ha argomentato. Io ho detto semplicemente, Se avesse avuto paura, trovandosi in un albergo in centro a Napoli, con indubbiamente la ipotesi di 10 nemici, ma di 150 amici, è fuori di dubbio che trovava il modo e la maniera di andare dove trovava la sicurezza. Mi pare logico. E aggiungo ancora, la telefonata di Semerari non mi dette affatto l'impressione di questa paura. Tanto è vero, e aggiungo, che quando venne da me richiesto: ma quando ritorni tu? Mi rispose: domani. Quindi io posso dire che questa dichiarazione, torno domani sera, era sotto un certo profilo, poteva escludere o includere la paura, ma di certo era sintomatico di un suo programma che andava a compiere. Ma perché lui non temeva per la vita in quel momento. Le persone che doveva incontrare, che doveva vedere, dalle quali aveva paura, dalle quali poteva trarre paura, non erano persone tali, chiaramente per la sua conoscenza, che potevano impaurirlo fino al punto da pensare che poteva finire come finito. La sua paura era un'altra, la sua paura era che stessero per fargli pagare probabilmente dei cedimenti. No? C'è l'ingegnere Siniscalchi che vorrebbe parlare. Ma a me sembra, dottor Augias, che ancora una volta dobbiamo constatare che in questa congeria di fatti che hanno riguardato il nostro paese e riguardano tuttora una caratteristica quanto mai peculiare non solo dei servizi deviati, ma abbastanza spesso anche di tutti coloro che in un modo diretto o indiretto hanno avuto a che fare con i servizi. Quello di sapere mentire con una capacità straordinaria, di sapere aggiungere cose, mezze verità, poi sottrarre qualche altra cosa, che poi magari non trovano nessun riscontro, anzi si trovano riscontri opposti a quello che è stato detto e poi si mette la pezza a colore. Io credo che in tutto questo si debba individuare la straordinaria paura di tutti. Purtroppo la mia intervista è stata riportata adesso soltanto nella parte finale, ma Era molto bella, era molto bella. In buona sostanza facevo tutta la storia, anche massonica e non soltanto massonica, per quanto a me è noto del professor Semerari. Purtroppo è un dato di fatto che si determinano diversi livelli di paura in coloro che sono dei servizi o che hanno avuto a che fare con i servizi. Naturalmente tanto meno in alto si ha, tanto diventa più alta e più feroce la paura. E questo induce a mentire. Ora, anche la vita professionale, indiscutibilmente di altissimo livello del professor Semerari, l'ha portato in contatto con la magistratura. Per esempio, un fatto che qui non è stato detto: attenzione, con la magistratura romana, con i vertici di quella magistratura romana, sui quali anche molti di qui presenti giornalisti e anche non presenti hanno avuto molto che ridire, anche parlamentari, e non una volta sola. Circa Il Consiglio Superiore della ha Magistratura fatto delle indagini si proprio occupò di della questo magistratura rapporto romana. Semerari, Esatto. vertici della Procura Romana. Ora, che la P2 fosse inserita, E poi per che ha esempio, fatto? nella Niente, magistratura è rimasto romana, superiore. non ci scordiamo che Carmelo Spagnolo, che è stato procuratore generale a Roma,
e si è trovato il suo nome nella P2. Ripeto, a questo riguardo, diciamo, dovremmo stare molto accorti che quello che ci può dire uno dei servizi, o peggio ancora gente che Sì, ha avuto concluda, da lavorare con i servizi, purtroppo spesso è adumbrato di scarsa verità. Deposizione al giudice Mancuso di Franco Cuttica, massone di grado 33esimo di Piazza del Gesù, avvocato di Kappler, legato agli ambienti tedeschi e al gruppo Paladin. Sono stato amico, collega, poi difensore del professor Aldo Semerari. Semerari era stato consulente d'ufficio e di parte in importantissimi processi, con Cutelli, Vallanzasca, altri. E non temeva assolutamente vendette provenienti dalla delinquenza organizzata. Era rappresentato dai servizi segreti. Semerari e Ferracuti si frequentavano, anche se fra i due non vi era un rapporto di amicizia approfondita. La sua assistente, dottoressa Carrara Fiorella, era al corrente, per la sua lunga amicizia col Semerari, di tutte le vicende che lo riguardavano. Ho conosciuto bene la Carrara, che insegnava nel mio istituto. Devo dire che il suo suicidio, avvenuto quando ancora non era certa la morte del professor Semerari, lasciò tutti increduli per le modalità con cui si sarebbe procurata la morte. Volevo soltanto notare due cose. L'onorevole avvocato Biondi dà una patente di particolare coraggio, se non ho ben capito, all'avvocato Cuttica. No, dico che ha dichiarato le cose. Quindi... Sì, ma credo che anche l'avvocato Cuttica, ho la sensazione, come è stato a suo tempo Semerari, appartenga a quelle novero di quelle persone che sono sono state in connessione con i servizi. Questo avvocato Cuttica un certo giorno mi telefona a casa, mai conosciuto questo avvocato Cuttica, e si dichiara massone e mi vuole conoscere, facendomi anche i complimenti per quanto non c'è più era riservatezza nella massoneria. Evidentemente no. Genio riservatezza. Ma mi consenta Prego, di prego. parlare, onorevole avvocato Biondi. Questo avvocato Cuttica mi chiede di andarlo a trovare. Io naturalmente ero già stato espulso dal 76 dalla massoneria, la cosa mi meraviglia non poco perché lui si dichiara tuttora massone di Piazza del Gesù, una parte abbastanza ulteriormente deviata della stessa massoneria, e mi fa dei stranissimi discorsi e mentre che io sono da lui arriva una telefonata di un suo collega professor Ferracuti, il quale evidentemente era molto spaventato, almeno così mi disse l'avvocato Cuttica. Probabilmente era molto preoccupato, siamo proprio all'epoca della questione Semerari, era spaventato lui stesso, e anche il professor Ferracuti, che per esempio dice che lui si è iscritto alla P2 nell'80 soltanto perché la quasi totalità dei suoi colleghi erano nella P2, dovrebbe dimostrarlo. Io vorrei chiedere se per caso considera anche il professor Melli della P2, il che naturalmente sarebbe quanto mai interessante, ma è chiaro che il professor Ferracuti, se in caso si è immesso nella P2 già chiacchieratissima dal 74, perché veniva forse dal suo stage in America dove ha collaborato con la Central Intelligence Agency. Questa è la sostanza, in gergo sulla CIA. quale cioè la CIA, questa è la sostanza che si dovrebbe dire, e questo è un travaso. Quindi quando lui è ritornato in Italia e si è iscritto alla P2 è stato un travaso dal collaboratore della CIA a collaboratore di servizi deviati d'Italia, cioè dentro la P2. Buonasera. Innanzitutto mi scuso con tutti i loro signori per il fatto che userò un nome che logicamente non è il mio. Parli più forte, per favore. Ecco, volevo scusarmi con lei e con tutti i partecipanti per il fatto che userò un nome che non è mio, per cui è anche non importante dirlo. Le premetto che faccio parte dei servizi e all'epoca ho vissuto, diciamo, in maniera parallela ciò che è successo nel caso Semerari. Ho telefonato già circa un'ora fa, ho parlato con il vostro dirigente anticipando alcune cose che stanno uscendo fuori adesso e ho ritelefonato per chiarire alcune cose con l'avvocato Era. Cioè, volevo dire questo, l'avvocato Era non è un tramite, l'avvocato Era sono i servizi e questo ormai è una cosa che è uscita fuori chiaramente. Perciò volevo dire che il Semeraro, quando parla di assistenza, quando ha parlato di assistenza, non era l'uomo in pericolo che chiedeva assistenza, era l'uomo al quale l'assistenza era stata garantita e che all'ultimo momento si è accorto che questa assistenza non è venuta, per cui ha chiamato l'unica persona, la persona che lui sapeva benissimo che poteva arrivare ai vertici.
ossia la sua assicurazione sulla vita, era la Carraro, chiaramente. Per cui, chiamando l'avvocato Era, sapendo che l'avvocato Era sarebbe arrivato ai vertici, la sua richiesta di assistenza non era per quel fatto momentaneo, per il pericolo momentaneo, ma era perché l'assistenza che gli era stata garantita in quel momento, chiaramente lui ha capito che era bruciata, questo è chiaro. E la Carraro, diciamo che era l'unica persona che in Semeraro era, diciamo, la sua assicurazione sulla vita, chiaramente. Chiaramente il modo con cui sono arrivati alla Carraro sono arrivati direttamente tramite il professor Semeraro, connessi che ora, insomma, visto il modo come l'hanno trovato, possiamo anche riuscire ad arrivarci. Ecco, il mio chiarimento era questo. La Volevo che ringrazio. rispondesse l'avvocato Era a questo punto, visto che insomma... Vediamo, si è presentato- la ringrazio di questa sua. Lei consideri una cosa, adesso sentiamo se l'avvocato Era vuole rispondere. Sì, mi dica. Consideri il fatto che l'avvocato Era è qui scoperto mentre lei è dietro un telefono. Ma vede, il problema è che purtroppo è ancora un lavoro che noi che siamo operativi e che diciamo siamo le pedine finali, i lavori che poi sono tutti dei mosaici, e noi facciamo parte di questi piccoli mosaici che non riusciamo mai a ricostruire il quadro completo, per spiegarvi un pochino come funziona e che forse lei già ben sa. La differenza è che forse, è vero, io rimango scoperto di una cosa che mi dà fastidio, che già ho spiegato al dirigente, però forse non so se sia più grave presentarsi e raccontare delle cose o pretendere di prendere, non dico in giro perché è una parola brutta, però ci sono milioni di spettatori che stanno ascoltando e che hanno anche un loro cervello, appunto. Non so tra le due, onestamente, della mia personalmente Rimanga- in questo momento mi vergogno un po'. No, ma- per carità, nessuno di noi credo che si debba vergognare. Rimanga in linea lì mentre l'avvocato Era decide e risponde se vuole o no replicare. Io francamente non ho ben afferrato che cosa si chiede a me a questo proposito. Lei è ancora in linea? L'avvocato Era non ha capito bene la sua domanda, gliela vuole fare in termini più secchi possibili? Sì, senz'altro. Appunto stavo Gliela dicendo... faccia in forma diretta, lo Sì. chiami, avvocato Era. Avvocato Era, appunto, le stavo dicendo che lei non è un tramite, come ha voluto dire dall'inizio della trasmissione, addirittura un tramite occasionale. Lei chiaramente rappresenta i servizi in questo momento, è chiaro da una definizione. Dice che lei Non è un rappresenta... tramite, è il servizio. Esatto, È è al il servizio di altri, è lei stesso un servizio. La dichiarazione che ho fatto risponde esattamente, scrupolosamente a quanto è avvenuto. Il fatto che mi si attribuiscono poi titoli, ruoli, eccetera, eccetera, sono fatti del tutto soggettivi, personali e che io rifiuto perché L'avvocato Era... per oltretutto non sono veri. Cioè, L'avvocato non è che Era dice se che non è io vero. non è assolutamente vero. Io devo dire, io sono stato interpellato telefonicamente e ritengo con scrupolo, doverosamente, ho ripassato una telefonata. La telefonata è stata recepita e abbiamo il riscontro che è stata recepita, quello che è avvenuto dopo. Ora, se mi si dà poi un ruolo così elevato o meno elevato, a seconda di come poi si vuole dire, l'avvocato, sono ma lei altre- sente l'avvocato Era quando parla? Lo sento benissimo. Ecco, allora, ha sentito che cosa ha detto? Ha detto che non è vero. Volevo smentire l'avvocato Era cercando anche di far capire, diciamo, ai non addetti ai lavori come funzionano certe cose. Cioè, volevo dirle, non si conosce in nessun modo, o così non è che si incontra in pizzeria o al ristorante, una persona della figura del segretario del generale Santovito. Cioè, non si presenta un colonnello qualsiasi e dice io sono il segretario del capo dei servizi di sicurezza. Questo forse lo possiamo capire un pochino tutti quanti. Perciò avere la possibilità di avere un contatto del genere non è, diciamo, da tutti i comuni mortali. Poi quello che io stavo dicendo, non lo sto dicendo soltanto io, non mi sembra che c'è stato un altro signore lì dei presenti che mi sfugge il nome, che Glielo ricordo io appena me lo dice, Ecco, appena circa- mi dice le circostanze. Ecco, circa 10 minuti fa ha dichiarato la stessa cosa, ha dichiarato l'appartenenza, che l'avvocato è già stato, diciamo, coinvolto, insomma una parola un pochino grossa, ma con fatti relativi ai servizi. Era l'avvocato Tarsitano. Esatto, perciò non sono dichiarazioni soltanto mie, perciò l'avvocato Era può rispondere anche all'avvocato Tarsitano che molto probabilmente per dire questo ha dei documenti. Credo che vorrà farlo, ma questo, scusi, che ha a che vedere col caso Semerari di cui Ha stiamo a che vedere parlando? perché le voglio dimostrare che il Semeraro, quando ha telefonato all'avvocato Era, quella sua richiesta di assistenza, adesso qui non sto a discutere se le parole precise erano queste o se ha detto qualcosa in più o qualcosa in meno, perché questo giustamente non si può dire. Però quando chiedeva assistenza, volevo dire che non era l'assistenza
l'assistenza della persona che è in pericolo e che chiede assistenza. Cioè lui ha preteso, ha chiesto all'avvocato Era di assicurargli quell'assistenza che gli era stata garantita. Certo. Quando il Semerato si è reso conto che questa assistenza che gli era stata garantita non esisteva più, diciamo che è stata una forma, non dico di minaccia, ma forse anche di minaccia, pretendendo questa assistenza. Ho capito. E facendo capire, logicamente, che lui aveva un'assicurazione sulla vita, essendo a conoscenza di vari fatti e di vari rapporti che il Semerato già aveva avuto, e questo glielo garantisco con i servizi. La ringrazio molto del suo intervento. Prego. La risposta è questa. Io credo di avere detto testualmente qual è stata la telefonata e i termini della telefonata. Il professor Semerari non chiese nessuna assistenza, chiese di essere messo in contatto per riferire qualcosa. È diversa la faccenda. E allora se poi noi uniamo poi una certa fantasia al tutto, ci allontaniamo, io credo, dalla verità. Non ci avviciniamo. Gelli, in un'intervista al settimanale Oggi, rilasciata alla giornalista Raffaella Fanelli, alla domanda "ha mai conosciuto Aldo Semerari?", risponde senza lasciare margini alle interpretazioni. Certo, un criminologo molto apprezzato in quegli anni. Era iscritto alla P2. Io vedo in quel momento, in quel periodo particolare, un grande rapporto, servizi segreti, Camorra. Camorra e versione nera, servizi segreti e versione nera. Le aggiungo un altro, Io scusi dico, avvocato, io le dico aggiungo che un'altra sta cosa. al centro Semerari di questo groviglio di questioni. Camorra, servizi segreti, anzi servizi segreti, Camorra e versione nera. 3, naturalmente, all'ombra di una P2 della quale Semerari fa parte.